Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale. Semifinali di Champions League, sarà un Euro Derby. Inter e Milan si scontreranno per un posto in finale. Abbiamo una squadra italiana in finale ed è una cosa non da poco, perché il Benfica poteva essere la mina vagante di quel lato del tabellone dove siamo finite tutte e tre. Quindi, da questo punto di vista, contenti per l'obiettivo raggiunto per l'Italia intera, perché al di là dei colori, avere un italiano in semifinale è sempre meglio che non averla. E poi, anche nelle altre coppe, comunque possiamo dire la nostra, la Fiorentina in conference è, secondo me, super favorita, visto le squadre che ci sono dentro. Roma e Juve possono dirla loro in Europa League tranquillamente. La Roma può ribaltare il Feyenoord oggi e la Juve ha un vantaggio, anche se minimo, su uno Sporting Lisbona da non sottovalutare. Andiamo per gradi, analizzeremo le partite di Champions League che ci sono state tra martedì e mercoledì. Vi dirò anche più in là nel video, secondo me, chi arriverà in finale, perché ho visto sì un Inter che voleva passare il turno a tutti i costi, però non ho visto un Inter mentalizzata come il Milan. Ma andiamo per gradi. Ci sono tante motivazioni da spiegare e alcuni punti da analizzare. Prima di cominciare, vi invito come sempre, ragazzi, ad iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta carico un contenuto. E se vi piace questo video, mettete un like a questo video e andiamo a vedere perché dico che l'Inter è meno mentalizzata del Milan. Partiamo da Manchester City Bayern, un attimo. Bayern Manchester City finita 1-1 ieri con il 3-0 dell'andata. Il City secondo me è la maggiore favorita a questo titolo finale, però la finale giocata su 90 minuti va un attimo a livellare anche il divario che c'è tecnico tra una squadra e l'altra, perché sono 90 minuti, vincerà prettamente chi avrà motivazioni più alte di voler portare il trofeo a casa. Non è che il City non abbia motivazione, attenzione, perché Guardiola ha l'ennesima occasione da non farsi sfuggire, perché ce ne sono state già in passato altre dove è arrivato lì lì e non c'è riuscito a vincerla con il City, la Champions League. Quindi si troverà, credo, un City in finale agguerrito contro un'italiana che, a mio avviso, può essere il Milan al 60% e l'Inter al 40%. Perché dico che il Milan ha questo 20% in più? Perché il Milan ha dimostrato, soprattutto nella doppia sfida con il Napoli, al di là che era un derby italiano, al di là che erano due squadre dello stesso campionato, ha dimostrato di avere una solidità difensiva da non sottovalutare. Sembra l'Atletico Madrid di Simeone, ma con un punto in più per quanto riguarda l'attacco, perché Simeone forse a livello di attacco non era così cinico e decisivo come questo Milan. A questo Milan non puoi concedergli niente, non puoi concedergli nessun contropiede perché al 99% ti infila. L'Inter, va bene, l'Inter ieri ha preso 3 gol, due dei quali dopo il 3-1, perché c'è stato il calo, già sapevi che eri in semifinale, ci può stare, però non puoi permetterti più queste cose, perché nella semifinale e nei 180 minuti diventano macigni pesanti, cali di attenzione del genere. Detto questo, Milan City, secondo me, la finale di questa Champions League. Mi direte, ma tu stai dando per scontato che il City vinca con il Real Madrid? Non lo sto dando per scontato, però ho visto anche le partite del Real e non credo che il Real possa arginare questo City a pieno organico che gioca un grandissimo calcio e poi là davanti fa completamente paura. Non lo so se si riesce ad arginare. Può anche essere che il Real Madrid, che tra le quattro squadre è l'unica
ad avere inciso nel proprio DNA la Champions League per storia, per continuità di risultati, perché l'ha sempre giocata ed è sempre arrivata tra le prime quattro, quasi sempre, si è sempre giocata la Champions League fino alla fine, quindi sei abituato a questo palcoscenico, sei abituato a giocare finali, sei abituato a giocare grandissime partite come sarà la semifinale con il Manchester. Ovviamente sui 180 minuti però contro il Manchester diventa difficile, perché se fosse stata una finale Manchester City-Real Madrid, allora vale anche il discorso di non puntare totalmente sul Manchester City, perché sui 90 minuti puoi tranquillamente trovare la quadra e arginarli e al limite vincere la partita. Ma sui 180 minuti la vedo dura trovare le contromisure, perché prima o poi il City 2-3 gol te li fa. Ovviamente non credo che la semifinale di andata tra City e Real Madrid possa risultare come l'andata che hanno fatto con il Bayern, dove il City ha vinto 3-0 e ha dominato la partita. Però i rischi per il Real sono tantissimi, rischia più il Real che il City dal mio punto di vista, e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, perché secondo me il City, non voglio dire la vincerà la Champions League, però ce la può fare a mani basse, ce la può fare. Dico a mani basse, ragazzi, perché seguo anche la Premier e quest'anno veramente non riesco a trovare una squadra che in tutta Europa possa essere favorita contro questo Manchester City. Non c'è, non c'è, senza se e senza ma. Quindi, secondo me, una finale Milan-Manchester City, Manchester City-Milan, mettetela come la volete, perché il Milan è un tantino favorito sull'Inter, ragazzi, non perché abbia eliminato il Napoli, allora voglio che chi ha eliminato il Napoli per una gratificazione personale arrivi in finale, al limite vinca la Coppa per poi giustificare siamo usciti con la vincente della Coppa. No, è proprio una un'analisi che faccio in base alle due partite che il Milan ha giocato contro il Napoli. È una squadra così diventa rognosissima da affrontare per chiunque abbia davanti, sia l'Inter, che sia un Manchester City, che sia lo stesso Real Madrid. E l'Inter lo vedo più vulnerabile a livello difensivo, perché i gol li prende, perché le imbarcate le prende, perché non riesce a chiudersi. Cioè, ieri era una partita dove tu potevi tranquillamente chiuderti e farla finire 0-0, ma non ci riesci perché a livello organizzativo non sei come il Milan. O meglio, il Milan ha nei centrocampisti qualcosa in più, anche se esaminando i nomi sono anche di pari livello a livello tecnico, perché non vedo superiorità tra reparti tra Milan e Inter. Nella rosa l'Inter è superiore, però i centrocampisti del Milan riescono a dare una mano a livello difensivo molto di più di come possano fare i centrocampisti dell'Inter, quindi diventa secondo me uno snodo importante e fondamentale per poi poter arrivare alla finale, che però si giocherà sempre sui 180 minuti, aperta la qualificazione per tutte e due, ma vedo il Milan favorito. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Per me Milan-Manchester City, finale di Champions League. Poi può succedere tutto e il contrario di tutto, però esporsi e dare un pronostico è sempre meglio che stare lì e camuffarsi dietro a sì, il City può andare il Real Madrid. Alla fine dare un'opinione e metterci la faccia è sempre più divertente che restare in sordina e non dire la propria. Io l'ho detta, fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Se vi va iscrivetevi al canale, mettete un like a questo video. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.